Buongiorno e ben trovati. Rimanendo un pochino sul tema dell'ultimo video che ho fatto con Nadir per la preparazione dei puledri alla sella, vi porto anche questo contenuto che sono sicuro che molti di voi lo troveranno interessante, visto che hanno apprezzato in tanti il video scorso. Per quanto riguarda la preparazione della sella, dovete prima di tutto ricordarvi che è sempre un processo abbastanza complesso e che è diverso per ogni tipo di cavallo. C'è una struttura di base che diciamo più o meno è la stessa, ok, quello che noi chiamiamo scheletro, però poi può variare notevolmente da un cavallo all'altro, per cui quello che io cerco sempre tutte le volte di raccomandarmi è quello di farvi seguire da dei professionisti, perché la stessa cosa fatta con un cavallo può essere completamente sbagliata con un altro cavallo. Ripeto, ci sono dei punti cardine che sono sempre quelli e vanno comunque applicati e insegnati al cavallo, sono dei processi attraverso i quali il cavallo deve passare, però le modalità di attraversamento di questi processi possono variare molto tra un carattere e un altro, tra una tipologia di cavallo e un altro, anche da un punto di vista proprio della sua atleticità o della sua sensibilità o della sua preparazione di base, no? Quanto è confidente con l'essere umano, quanto è confidente con l'attrezzatura, può cambiare notevolmente lo stesso processo. E quindi tutti noi abbiamo bisogno di persone esperte che ci guidano in questo percorso, perché altrimenti farsi male oppure far male al cavallo oppure insegnare delle cose che noi non vogliamo insegnare al cavallo è veramente molto facile, si casca veramente facilmente in quell'errore lì, no? Ok, ho visto che Sergio ha fatto questo, lo faccio anch'io, e poi tutto non funziona esattamente come avevate visto nel video, perché i video sono importanti, lo dico sempre, sono un arricchimento continuo, non i miei, tutti i video. Però dovete ricordarvi che la presenza di una persona lì accanto a voi che vi dice quando fare una cosa, quando non farla, quando smettere di farla è veramente molto importante e vi fa una grande differenza, per cui i video che vi porto su questo canale prendeteli sempre come un esempio, come una mia esperienza, come qualcosa che io sto facendo con quel tipo di cavallo e dal quale voi potete prendere spunto, ma non necessariamente può andare bene per il vostro cavallo, ma non solo per il cavallo diverso, ma perché anche voi siete diversi. Cioè io vi posso far vedere le cose, ma non vi posso dare la mia esperienza. Di conseguenza, nel caso in cui qualche cosa vada storto, magari io so cosa fare, ma voi non sapete cosa fare. Questo ovviamente dipende dalla vostra preparazione. E magari vi improvvisate e tutta la situazione degenera in un nanosecondo quando si parla di cavalli. Quindi mi raccomando, anche quello che vi farò vedere oggi è una cosa che dovete fare, secondo me dovete fare solo se vi sentite veramente veramente sicuri, e anche in quel caso lì comunque un occhio di riguardo da parte di un professionista sicuramente vi dà una grande mano, un grande aiuto. Ma andiamo avanti. Allora, lui è Nadir, non ve lo sto a ripresentare, se non lo conoscete andate un attimo a vedere il video della volta scorsa, della settimana scorsa. È un cavallo che deve essere preparato per la sella, abbiamo già iniziato tutto il lavoro che c'è da fare, che è molto, prima di arrivare a mettere la sella, come dicevo già anche nell'altro video. Un altro aspetto che voi dovete sempre considerare è che il cavallo, tanto per rendere più facile un po' la comunicazione fra di noi esseri umani, il cavallo lo dividiamo in 5 parti, no? La parte 1, la zona 1 è questa praticamente dal naso fino all'inizio della capezza, poi la zona delicata è dove c'è la capezza, la zona 2 è da dietro l'orecchio fino alla spalla, fino al garrese spalla, questa linea qui per intendersi, questo l'ho già spiegato anche in altri video. Poi abbiamo la zona 3 che va più o meno dove va la sella, poi la zona 4 che è dalla grassella fino alla coda e la zona 5 la coda. Ok, detto questo, questo è semplicemente per parlare la stessa lingua, no? Detto questo, una delle difficoltà più grosse che troviamo quando andiamo a mettere la sella per la prima volta a un puledro, ma questo anche dopo, se non si fanno le cose a modo,
è quello di avere un cavallo che quando lo selliamo schizza in avanti. E voi direte, ma io lo lego? No, se andate a vedere i video che ho già pubblicato, ce ne sono milioni. Una cosa che non dovete mai fare è legare il cavallo quando lo sellate, legare il cavallo quando maneggiate i piedi, legare il cavallo quando gli dovete fare un'iniezione o qualche cosa. Legare il cavallo va bene, ma non quando gli si fanno delle cose, perché può essere che in un nanosecondo tutto degenera, proprio perché quando il cavallo è legato è facilissimo che si spaventi, vada in claustrofobia, alzi l'adrenalina e succede un patatrac. Quindi, ok, qualcuno di voi sicuramente dirà, ah, l'hai sedato, perché gli hater del canale ci sono, tutte le volte che vedono un cavallo sfodera mi dicono, l'hai sedato, si vede perché, cioè, io che ci posso fare, ragazzi? Se ci credete, se non ci credete, non ci credete. I cavalli, quando ci si lavora in una certa maniera, è una cosa normale questa qua, vedete da tutte le parti, ma non solo sul mio canale. Andate a vedere persone che di professione fanno sta roba qua, l'equitazione naturale, o comunque fanno una buona equitazione, e vedrete che cercano sempre di tenere il cavallo rilassato, e quando il cavallo è rilassato il maschio a volte fa quella maniera là. Ok, torniamo a noi. Quindi si diceva, tutto quello che noi mettiamo come pressione qua nella zona centrale, quella che noi chiamiamo zona 3, diciamo tutto quello che è dietro il garrese, quindi da qui indietro, spinge il cavallo avanti. Il cavallo è fatto, è costruito per andare in avanti. Quindi quello che noi dobbiamo andare a fare è, diciamo, rendere confidente, qualcuno direbbe desensibilizzare queste zone qua. In realtà non è giusto dire desensibilizzare, perché noi non vogliamo rendere insensibile il cavallo quando facciamo qualcosa in queste zone, ma vogliamo renderlo confidente, cioè capire e sapere che magari se io vado a mettere pressione in questa zona non è un problema. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire mettere pressione? Voi pensate, monterete su questo cavallo, mettete il piede nella staffa e lui si sentirà pigiare qua, dietro il garrese, e poi dopo, bimbo, sto parlando, te mi devi fare da lavagna, dai, stai fermo un attimo. Poi dopo cosa andiamo a fare? Andiamo a scavalcare con la gamba, e magari con la gamba freghiamo qua, ok? Smetti, con la gamba freghiamo qua, e questo è un altro stimolo a andare in avanti. Quindi capite quante occasioni ci sono di poter chiedere al cavallo di andare in avanti senza volerlo. Ovviamente poi dopo, quando avete finito di salire, le gambe che toccano di qui di là lo fanno riandare in avanti. Allora, quello che noi dobbiamo fare assolutamente, e questo lo possiamo fare all'inizio anche solo con la corda dello string, è andare a toccare in tutta questa zona qua, anche tra le gambe, anche qua dietro, ok? E vedere se lui ha delle reazioni, ovviamente sempre facendo tutto da destra e da sinistra, perché oramai chi mi segue lo sa, il cavallo ha due occhi laterali, e quindi tutto quello che facciamo da una parte dobbiamo replicarlo anche dall'altra, perché non ci va in automatico nell'altra parte del cervello, ci va, ma insomma l'ho affrontato già questo argomento, non voglio ripeterlo adesso. E quindi dobbiamo sempre ricordarci di fare sia di qui che di là. Poi un'altra cosa che dobbiamo fare è pensare anche a come andremo a guidarlo quando ad esempio lo porteremo fuori, ma anche proprio le prime volte che andremo a salire. E per questo un altro aspetto importante che va curato veramente in maniera molto dettagliata è l'uso delle corde. Questo buttiamolo là. L'uso delle corde nella parte di dietro, questo lo possiamo fare ovviamente. Vedete che io sto da questa parte e non di fronte, perché se lui scappa davanti e mi prende me. Quindi questo, ovviamente sempre sia di qui che di là. Perché lo sto rifacendo con la corda? Perché la corda è più grande, più pesante, più grossa, la senti di più, no? Quindi parto da quello più fine, poi vado da quello più grosso e vado avanti. E poi cos'è che voglio fare? Voglio cominciare a guidare il cavallo stando dietro, ok? Allora qualcuno di voi che è abbonato al canale sicuramente dirà, ah, questo lo conosco, che guida la zona 5, sì, però non è fatto per quello scopo lì. Quindi cosa voglio fare io? Bimbo, girati.
Cosa voglio fare io? Io voglio mandare il cavallo qui di fianco, prima di tutto, camminare con lui, ok? E guardate cosa voglio fare, eh? Cammino di fianco a lui, non si mangia, cammino di fianco a lui e al momento che io mi fermo tiro un po' questa corda per mandarlo indietro. Se non va indietro posso fare un pochino di yo-yo, un pochino così, e riparto in avanti. Perché lo faccio vicino alla recinzione? Perché vicino alla recinzione c'è la recinzione che mi guida. È un po' simile allo stick to me, ma non è lo stick to me, non fraintendete. Seguite bene quello che faccio io, poi lo capite perché. Quindi cammino, prendo e chiedo di andare indietro, tirando un pochino la corda, ok? Quelli che già mi seguono un po' dal canale sapranno che questa corda qua, quando io faccio a questa maniera, guarda caso si chiama redine in diretta, ok? Che quindi è in direzione, diciamo, posteriore opposto. Quindi io se sono a sinistra questa è direzione posteriore destro, ma non è così tanto, adesso vedete come faccio poco, anche perché lui è un arabo e sono veramente molto sensibili, oltre che super veloci da imparare. Quindi questo, e adesso faccio questo, vedete? Bene, quando ho una situazione di questo genere, che quindi non la date per scontato, molti cavalli spingono, è normale, cos'è che devo fare? Devo insistere finché non va indietro, e in quel caso lì mi serve la recinzione a destra perché me lo tiene dritto il cavallo, perché se lo faccio nel mezzo, quando faccio questo, lui gira, invece di gira, ovviamente la testa dalla mia parte, il posteriore via da me, invece di andare indietro, mentre se ho la recinzione mi rimane lì, diciamo, c'è più probabilità che lui capisca. Devo sempre cercare di creare le cose facili, semplici per il cavallo. Una volta che io ho questo tipo di risposta, ok? Che vi ripeto non è scontata, quindi ci dovete lavorare un pochino prima di arrivare a averla, allora posso cominciare a spostarmi sempre usando la recinzione, ma questa volta non sto più alla spalla, quindi in zona 2, ma butto la corda di là, ok? Vedete cosa faccio? Butto la corda di là e non devo avere reazioni perché l'ho preparato prima, ok? Guardate bene, vedete? L'ho preparato prima, no? Con tutto il discorso delle corde che si è detto, veramente ce ne sono tanti di video, magari ve ne metto qualcheduno qui in cui faccio vedere di tutta la preparazione delle corde. Una volta che io ho questo, posso cominciare a chiedere, stando lontano, posso cominciare a chiedere di andare in avanti, ok? Ok, se lui si storge lo rimetto là, un po' di pressione ritmica, ok? Vedete, uso la corda per mandarlo, no, non è verso di là, è di là. Adesso si è girato troppo, vediamo un pochino, gli lascio aperto questa parte, per questo che sto lontano, avete visto? Lui si sente toccare tra le gambe, magari alza un piede, magari calcia e io devo stare lontano, ok? Per questo che vi dicevo prima, fate sempre le cose in sicurezza. Bimbo, bimbo, devo prendere lo stick? No, non è girare. Lui, poverino, pensa che sia girare il posteriore dalla mia parte. Ok, dai, su. Bravo, così. È la prima volta che lo faccio con questo cavallo, quindi è normale che ci siano delle misunderstanding e quindi ritorno di nuovo, lo riposiziono di nuovo. Ve lo rimetto di nuovo in questa maniera, così lo potete vedere bene, e poi gli chiedo di andare. Dai, su. No, no. Vedi, lui fa così non perché non lo vuole fare, come qualcuno potrebbe pensare, ma semplicemente perché non sa cosa gli sto chiedendo. Dai. Su, su. Eccolo là, bravo, 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 così, così. Ok, e adesso mi metto qua. Ora vado a chiedergli un po'
la redine in diretta e lui si gira, è normalissimo, questo all'inizio è la regolarità, cioè vado a chiedere da una parte, lui disimpegna il posteriore e si gira verso di me, è esattamente quello che voglio in questa fase qua. Voi direte, a cosa serve? Beh, allora, molti di voi che mi seguono sanno che le prime volte che si monta su un cavallo non si monta con 2 redini, ma si monta con una redine sola, e anche quando si monta con 2 redini se ne adopera una alla volta. In questo momento io sto abituando il cavallo a rispondere a una redine sola, cosa che mi servirà poi dopo la prima volta che lo monto. Scrivetemi qui sotto se volete vedere la prima volta che lo monto. Quindi chiedo, ok, lasciamola andare dove vuole, vediamo se lui riesce a trovare una soluzione. Ok, adesso va indietro, proviamo a fare il contrario, dai, su, bravo, in avanti, va indietro perché loro sono estremamente sensibili, lui sente leggermente tirare da questa parte, non indietro, scusate, va leggermente a sinistra perché lui questa parte la sente un po' più tesa e quindi gli viene da girare la testa dalla parte là, quindi prova a tenergliela più libera. Sono arabi, gli arabi sono così. Vedete che, vediamo se riesce a tornare alla recinzione, a mettersi, dai, ok, bravo. No, non voglio che tu disimpegni, lui adesso sta pensando che voglio che disimpegni perché stavo camminando verso il posteriore. Dai, su. Bravo. Lo sto facendo la prima volta con voi questo, Quindi, adesso va bene, lo lascia andare un po' dove gli pare. Ok? Ora, ovviamente non voglio che si rotoli. Se si rotola glielo chiedo, vedete, agito un pochino la corda. Adesso voglio fermarlo un po', ok? Quindi cosa faccio? Vado a tirare un pochino la corda e se succede questo non è un problema, basta che fate questo e lo risolvete. Riproviamo. Vai. Ok. Ovviamente se lui trova una soluzione diversa rispetto a quella che voglio io come tutte le cose, devo andare avanti. Vai. Esatto, questa è. Bravissimo, bravo. Adesso vado a tirare un po', pochissimo, e aspetto che lui si giri verso di me. Sembra un esercizio banale, ma guardate che è una cosa importantissima, perché lui deve fare le cose esattamente che gli chiedo, E io in questo momento gli chiedo di andare avanti senza scappare, nonostante che io stia mettendo pressione qua, e badate che è un arabo, gli arabi sono bravissimi ad andare a scappare via, Vedete? Cammino con lui, a un certo punto mi fermo, lo lascio allontanare un po', metto un po' di pressione e aspetto che lui si giri. Facciamolo di nuovo e poi proviamo a creare un po' più di claustrofobia, quindi torneremo alla recinzione. Bravo. Ho messo la voce e poi ho toccato esattamente quello che farò da sella. Quello che faccio io da sella, se lui lo voglio fermare, sarà tirare questa redine in questa direzione, no? Vedete? Così. E lui si girerà e disimpegnando, come ha fatto in questo momento, spengerà il motore. Bravo. Era proprio qui che volevo venire, che mi serve adesso lo stick. Adesso proviamo un attimo a vedere se... Perché lo voglio mettere alla recinzione? Adesso se riesco a farvelo vedere lo capite bene, Lo voglio mettere alla recinzione perché mi serve la recinzione per impedire che lui disimpegni e per andargli a insegnare la seconda parte dell'esercizio, cioè la mezza redine in diretta, ok? La mezza redine in diretta.
Questo lo mettiamo qua e adesso gli andiamo a chiedere di andare lungo la recinzione, così, lungo la recinzione, ok? Adesso io vado a chiedere un pochino e vediamo se lui riesce a fermarsi senza disimpegnare, perché lui vuole vedermi, capito? Bravissimo, questo volevo, bravo, bravo. Avete visto quanto poco è necessario, no? Per fermarlo? È ovvio, no? Se fosse in panico e volesse scappare dovrò mettere più pressione, però io in questo momento devo insegnargli un pattern mentale che lui piano piano cominci a rispettare in automatico, senza pensare, in modo che poi dopo io me lo trovo anche quando monto la prima volta. Quando monto la prima volta andrò a chiedere questo e lui penserà indietro, magari non si fermerà, cioè magari si ferma girando invece di fermarsi e poi fare un passo indietro, però io intanto gli ho messo una sicurezza, poi dopo lo vado a rifinire strada facendo. L'importante è comunque mettere un seme e poi annaffiarlo ogni volta. Su, bravissimo, ok, vai più in là, bravo. Vedete, con lo stick lo guido meglio, no? Perché lo faccio stare là. Poi vado di qua, provo a chiedere piano, piano, piano. Eccolo lì, bravo. Chiedo di nuovo. Adesso c'è la cavalla là che gli fa un pochino da calamita, no? Bravo, sì, sei stato bravissimo. E adesso lo rifacciamo l'ultima volta per fissare un pochino lo schema. Quando fate gli esercizi con i cavalli fatelo sempre almeno 3 volte, perché è importante, come dice Pet, la prima volta può essere il caso, la seconda volta può essere fortuna, la terza volta che magari vi dà una buona risposta, allora vuol dire che comincia a entrargli dentro. Bravo. Non importa che va indietro, lui adesso appena sente un po' questo va subito indietro, perché su questa parte qua ci ho già lavorato, quindi questa qua è una cosa che vedete e che già funziona perché gliel'ho già impostata. L'altra cosa che invece vi volevo portare oggi è proprio questa parte che vedete che sta funzionando a poco, un po' alla volta, proprio per farvi vedere tutto il processo. Ricordatevi che il processo è sempre una cosa, dai, su, dai, bravo, esatto. Ora adesso lo voglio far camminare un pochino, voglio fare camminare un po', adesso lui va dalla Simona, quando ci sarà bisogno lo guiderò un pochino con lo stick. Dai. Vedete, lo vado a guidare qua con lo stick, lo riporto lungo la recinzione. Adesso sarebbe al contrario rispetto a quello che io che mi serve per fare l'esercizio, però è uguale. Io in questo momento voglio che lui si rilassi un po' per vedere se poi dopo, quando lo vado a prendere, riesce a riconnettersi con lo schema che gli avevo insegnato. Questa è una cosa che poi, quando il cavallo è in gamba, potete farla anche in passeggiata le prime volte. Per esempio su un cavallo che non potete ancora montare, potete gestirlo e lo gestite in sicurezza, a parte se siete su uno stradale in montagna che se lo tirate lo fate cascare di sotto, ma se è una strada abbastanza grande, un viottolo di campagna grande, se il cavallo vi scappa tirate e lui si gira per forza. Vi ricordo, non lo fate con 2 redini, Qualcheduno magari vedendo questa cosa dice sì, io lo faccio
Guida con le redini lunghe, no, non ci incastra nulla guida con le redini lunghe. Se mettete 2 redini lunghe adesso fate un macello, perché la prima cosa che fanno i cavalli spingono, la prima cosa che fanno gli uomini tirano. No, 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 che lui si voleva rosolare lì, no. Ok, adesso provo a chiedere, mi metto sulla parte destra, chiedo un pochino, chiedo poco. Voglio vedere se lui riesce a fermarsi. Ok, adesso vediamo. Bene, perfetto. Ancora un pochino. Ottimo, bravo. Bravo. Vedete, nonostante che lui senta toccare dietro, dà retta a quello che gli ho insegnato. Che quando faccio questo, lui va indietro. Bravo, ottimo. Ottimo, molto bene. Questo è importante, più i cavalli vanno bene in retromarcia e di lato e più riescono a fare meglio tutte le altre cose. Quindi quello che potete fare è sviluppare il vostro cavallo a questa maniera prima di andarlo a montare le prime volte. Quindi, ricapitolando, lavorate bene su tutta la parte da qui indietro con le corde di qualsiasi genere, in modo da renderlo veramente tanto confidente, come avete visto che è lui, non ha nessun tipo di problema a tenermi là dietro, non sente la pressione, nonostante che io magari lo tocchi per farlo andare, non accelera. Okay? Quando ce l'avete a quella maniera, allora potete cominciare a pensare di mettervi dietro, usare la corda lunga e provare a vedere se riuscite a fare una redina in diretta a distanza, in modo da far prima fermare il cavallo e poi andare indietro un paio di passi rimanendo dritto. Ancora lui non c'è a quel livello lì, però è una cosa che per essere la prima volta io sono più che contento e mi dà diciamo, un buon feedback che probabilmente in un altro paio di volte, forse arriveremo a 4, ma non penso, lui avrà già dentro un po' la sua idea di quello che c'è da fare. Questo io gliel'ho insegnato in 2 volte, ok? Quindi se fate bene le cose i cavalli sono super veloci. Se le fate insomma magari ci vuole un pochino di più, però l'importante è che seguite il processo e poi dopo arrivate fino in fondo senza grossi problemi. Vi ricordo ancora una volta quello che ho detto all'inizio: fatevi seguire da un professionista se dovete mettere le mani sui puledri, perché è facilissimo fare degli errori e poi quegli errori ve li portate avanti per tutta la vita. Non pensate che per sellare un cavallo basta mettere la sella, non è così, non funziona a questa maniera, ormai non lo fa più nessuno. Chi lo fa è perché magari è un po' improvvisato. Ok, per il video di oggi è tutto. Se vi è piaciuto fatemelo sapere con un like, condividetelo magari agli amici che conoscete e che hanno qualche puledro su cui vogliono iniziare a lavorare. E ricordatevi che oltre ai video io, qualcuno di voi non lo sa, faccio anche corsi in giro per tutta Italia, quindi magari andate a vedere sul mio calendario se ce n'è qualcheduno vicino alla vostra zona, ne potete approfittare. Io la settimana prossima sono a Brunico, poi la settimana di là sono a Imola e via di seguito. Vi lascio le date qui sotto e per oggi è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Oh, galloping dreams, we ride far and wide. In a world so vast, we feel alive underneath the open sky.